Ciao a tutti! Oggi una crostata semplice ma buonissima, ossia cioccolato, pere e mandorle. Che altro non è che la tarte Burdalou au chocolat. Seguitemi fino alla fine per vedere come realizzarla. Per realizzare la crostata si comincia con una pâte sucrée al cacao, pâte sucrée dove utilizzerò il metodo sabbiato. Quindi all'interno della ciotola della planetaria verso la farina e la setaccio. Aggiungo il burro freddo a cubetti ed impasto con la foglia a velocità 1 fino ad ottenere un composto simile alla sabbia bagnata. Se preferite potrete realizzare il metodo della sabbiatura anche a mano, ora vi mostro come si fa. È sufficiente prendere il burro e la farina e sfregarli fra le dita. In questa maniera. Oppure anche con due mani. Il fatto di sabbiare la farina con il burro renderà l'impasto più friabile. Questa è la struttura che dobbiamo ottenere. Una polvere simile alla sabbia umida. Ora aggiungo le polveri setacciate, ossia zucchero a velo, cacao, polvere di mandorle e sale. L'uovo intero a temperatura ambiente ed impasto con la foglia a velocità 1 fino ad ottenere un composto omogeneo. Dopo un paio di minuti otteniamo un composto simile a questo e l'uovo è stato completamente assorbito ed incorporato e ora terminiamo sul piano impastando a mano. Ecco l'impasto terminato, che ora andremo a stendere subito tra due fogli di carta da forno ad uno spessore di 4 mm. Stendendo il panetto cerco di dare una forma tonda più regolare possibile. E ora mi aiuto con le bacchette per ottenere uno spessore uniforme. Ora ripongo la pâte sucrée in frigorifero per circa 10-15 minuti per poi foderare subito la tortiera. Trascorso il tempo di riposo possiamo foderare la tortiera. Io ho già preparato uno stampo da crostata da 20 cm di diametro
e 3 cm di altezza, con il fondo amovibile. L'ho spruzzata con un velo distaccante, ma volendo potrete utilizzare burro e farina. Ora possiamo foderare la tortiera. Con il mattarello rimuovo la parte in eccesso. Ora regolarizzo bene i bordi, premendo leggermente contro la scanalatura della tortiera. E ora con la lama di un coltello regolarizzo ulteriormente i bordi, facendo una scanalatura alla volta. Se doveste notare durante questa operazione che l'impasto è un po' troppo morbido, potrete riporlo qualche minuto in frigorifero. Con i rebbi di una forchetta buco il fondo, coprirò poi la pâte sucrée con la pellicola e la tortiera andrà in frigorifero fino al giorno dopo. E ora in frigorifero. E mi raccomando, con la poca pâte sucrée avanzata fate qualche biscotto meraviglioso. Proseguiamo con la preparazione della crema di cioccolato e mandorle, che prevede una ganache. Quindi all'interno di una ciotolina io ho già messo i 2 tipi di cioccolato, vale a dire pasta di cacao e un cioccolato fondente al 61%. Aggiungo la panna e faccio fondere entrambi gli elementi insieme a microonde. A mano che il composto si scaldava, l'ho mescolato con una marisa e questa è la struttura che otteniamo. È una crema abbastanza densa e compatta. Ora prepariamo la vera e propria crema di mandorle. Quindi all'interno di una bowl io ho già messo il burro morbido, aggiungo lo zucchero a velo e lo setaccio, vado a montare leggermente il composto con uno sbattitore elettrico a velocità 1 per poi aggiungere in sequenza gli altri ingredienti. Ho ottenuto un composto cremoso. Aggiungo quindi le polveri setacciate, ossia polvere di mandorle, una piccola parte di farina 00 ed il sale. Amalgamo nuovamente, sempre a velocità 1. Sul sito cookiemesoftly.it potrete trovare la ricetta di questa crostata e potrete inoltre trovare in vendita i miei 2 ebook, una raccolta di dolci e uno dedicato alle crostate. Si tratta di ebook, quindi di PDF scaricabili. Ora aggiungo gradualmente le uova a temperatura ambiente, in un paio di volte.
ed infine la ganache ottenuta. Ed amalgamo definitivamente. Questa è la crema che abbiamo ottenuto. Crema che deve riposare una mezz'oretta in frigorifero, per cui ora la verso all'interno di una tasca per riporla a riposare. Mentre la crema di cioccolato riposa in frigorifero, ci occupiamo della tarte. Ho rimosso la pellicola, ora coprirò la superficie con dei ceci e la cuocerò in bianco per 10-12 minuti a 150 gradi ventilato. Io utilizzo una pellicola da forno, ma volendo potrete utilizzare semplice carta da forno. E verso i ceci. E ora in forno 10-12 minuti, 150 gradi ventilato. Fuori dal forno rimuovo i ceci e la pellicola e lasciamo la crostata intiepidire per circa 10 minuti. Ora si può proseguire assemblando la tarte. All'interno del guscio precotto dresserò tutta la crema di cioccolato e mandorle ed è circa 270 grammi. Posizionerò le pere sciroppate che io ho già tagliato a fettine e infine le mandorle a lamelle. E ora in forno, 150 gradi ventilato per 35-37 minuti. Ecco la crostata cioccolato per le mandorle cotta. Ora bisogna attendere che si raffreddi completamente prima di rimuoverla dallo stampo. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube e attivate la campanella per non perdere neanche una ricetta. Se volete sostenerci, potrete abbonarvi al canale. La crostata si è completamente raffreddata e quindi l'ho rimossa dallo stampo. Ora posso lucidarla con un po' di gelatina neutra. E ora la crostata è pronta per essere gustata. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e attivare la campanella per non perdere neanche una ricetta. Noi ci vediamo prestissimo. Ciao!